iniziare le tue prime lezioni sulle punte, ma non hai idea di come si scelgano? Sei già a un livello più avanzato, ma hai l'impressione di non riuscire a lavorare bene con le scarpe che stai usando? Hai infiammazioni, tendiniti o infortuni cronici ai piedi? Se hai risposto sì a una qualsiasi di queste domande, sei capitata sul video giusto. Oggi infatti parleremo di punte e in particolare di come trovare il paio perfetto, ma soprattutto il paio perfetto per te. Sì, perché magari lo sai già, ma ci tengo comunque a ricordare il concetto fondamentale su cui si basa questo video e questa ricerca della punta perfetta in generale, e cioè che abbiamo tutti dei piedi molto diversi e in più quasi sempre il destro è diverso dal sinistro. Quindi è impensabile credere che dovremmo usare tutti le stesse scarpe. Ballare sulle punte è difficile, le esigenze estetiche sono sempre più alte e in più vogliamo proteggerci al massimo dagli infortuni, perciò trovare il paio giusto è fondamentale. Lo so, è più facile a dirsi che a farsi, io stessa ci ho messo anni. All'inizio usavo sempre lo stesso modello che vendeva la mia scuola di danza, ma poi quando ho iniziato a studiare in Francia mi sono resa conto che le scarpe che usavo non andavano affatto bene e mi sono imbarcata in un lungo percorso di ricerche. Attualmente sono piuttosto soddisfatta delle punte che uso, ma sono sicura che mi sfuggono ancora dei dettagli da perfezionare, anche perché essendo professionista è spesso una questione di millimetri, perciò sono costantemente alla ricerca di un'alternativa sempre migliore. In più i piedi cambiano fino all'età di 20 anni circa e possono crescere anche dopo una gravidanza, perciò sarà difficile dirsi a un certo punto Ok, sono completamente soddisfatta. no, purtroppo non funziona così. Non troverete la scarpa perfetta al primo tentativo. Ci vorrà tempo e pazienza e dovrete provare paia su paia, ma non vi preoccupate, è un processo lungo per tutte e sono qui per aiutarvi. Questo video serve infatti a darvi gli strumenti necessari per farvi guadagnare tempo. Quando ero piccola mi sarebbe piaciuto che qualcuno mi spiegasse tutto dalla A alla Z. Purtroppo non è stato così e ho dovuto destreggiarmi da sola, perciò ci tengo molto a farvi questo video in cui vi insegno tutto quello che ho imparato sino ad oggi. La cosa più importante da tenere a mente è che si tratta di una ricerca molto personale. Delle punte che risultano bellissime su una ballerina potrebbero essere completamente sbagliate su un'altra, perciò ovviamente potete guardarvi intorno, prendere spunto e chiedere a chi ha più esperienza, ma non copiate mai quello che usa un'altra ragazza solo perché la stimate o perché funziona su di lei, perché alla fine conterà solo e unicamente quello che sta bene a voi. Ormai la scelta sul mercato è talmente vasta che mette letteralmente in imbarazzo, perciò ecco gli elementi fondamentali da tenere a mente per destreggiarsi al meglio tra le decine di modelli che si trovano in commercio. Per prima cosa vi voglio svelare il consiglio numero 0, che probabilmente non vorrete sentirvi dire ma è così, e cioè non è la scarpa che fa il piede, ma è il piede che fa la scarpa. Mi spiego. Ovviamente se avete delle punte completamente sbagliate, tipo troppo grandi di 3 numeri, sarà impossibile ballarci su, ma non sperate un giorno di trovare il paio magico che vi farà fare 7 pirouette e avere dei piedi da favola se già prima non li avete lavorati tantissimo. Perciò fate esercizi per rinforzarli, metteteci molta concentrazione soprattutto alla sbarra, per esempio pensando ad accarezzare il pavimento con la volta plantare e a non lasciar cadere le caviglie in avanti, e già i vostri piedi assumeranno tutto un altro look. Così se poi un giorno vi ritroverete in un paio di punte in cui magari non vi sentite benissimo, tutto il lavoro che avrete svolto già prima vi aiuterà a compensare gli eventuali difetti delle scarpe. Detto questo, torniamo alle nostre punte vere e proprie. E le 3 caratteristiche principali che differenziano ogni scarpa sono la marca, la misura e il modello. Per quanto riguarda la marca, ce ne sono una miriade. Le più popolari sono Bloch, Fried, Grishko, Russian Point, Gaynor Minden, Capezio, Repetto, eccetera. Un buon metodo è quello di sceglierne una, di esplorarne tutti i possibili modelli e se non ve ne piace neanche uno, ebbene ne scegliete un'altra e ricominciate da capo. Poi viene la misura, vale a dire la lunghezza e la larghezza della pianta. Per quanto riguarda la lunghezza, i numeri di solito vanno dal 2 o 3 fino al 7, 8 o persino al 9 insieme ai rispettivi mezzi numeri. Per trovare quello giusto, iniziate chiedendo in negozio quello che corrisponde al vostro numero di scarpe da città e poi adattatevi a seconda delle vostre sensazioni e seguendo le regole che vi elencherò tra un attimo. Piccolo preavviso però. Spesso a seconda delle marche questa corrispondenza può variare e in generale le scarpe vestono diversamente, quindi attenzione ad informarvi bene. Per quanto riguarda la larghezza invece spesso è indicata con delle X o allora con medium, wide eccetera, e anche qui ogni marca ha il suo sistema. Per esempio le misure XX, XXX e QX della Grishko corrispondono circa rispettivamente a senza X, X e XX della Fried. Quindi di nuovo, se provate una marca per la prima volta, fate attenzione. In generale, regola di base, se non conoscete alla perfezione le punte che state comprando, non prendetele mai a scatola chiusa. Vi eviterete un sacco di brutte sorprese. Come potete immaginare, azzeccare la misura giusta è molto importante, perché delle scarpe troppo lunghe e o larghe sembreranno delle ciabatte,
mentre in un paio troppo corto e o stretto il piede sarà completamente bloccato, non potrà articolarsi come volete, vi farà pure male e potreste persino infortunarvi. Perciò, ecco come si fa per controllare se la misura è giusta. Intanto, per poterli valutare nel modo più accurato possibile, dovrete ricreare le stesse condizioni di quando mettete le punte a lezione. Quindi a seconda di come siete abituate, mettete un collon con un salvapunta o con del cotone o con un qualsiasi altro accessorio che usate per proteggervi i piedi. Una volta indossata la scarpa, salite con un piede sulla punta, rovesciate il tessuto di raso del tallone e osservate di profilo allo specchio fin dove arriva la suola. Se arriva quasi fino alla curva del tallone, allora la lunghezza è perfetta. Se invece è più lunga e oltrepassa questa curva, la scarpa è troppo lunga e viceversa, se la suola finisce molto prima, è troppo piccola. Piccolo reminder, i piedi sono quasi sempre diversi tra di loro, quindi non vi dimenticate di provare tutti e due i lati. Una volta trovata la lunghezza giusta, è il momento di controllare la larghezza. Guardando il piede frontalmente stavolta, immaginate una linea che passa dal centro della caviglia e dal secondo dito, che sarebbe l'asse del piede, e un'altra perpendicolare alla piattaforma della punta, cioè l'asse della scarpa. Se non coincidono, cioè se il piede entra nella scarpa di traverso, vuol dire che è troppo stretta. Attenzione però, se questo angolo di differenza è piccolissimo, allora non tenetene conto, perché poi rompendo le scarpe la mascherina si ammorbidisce, si allarga leggermente e il problema si risolve da solo. Ma per esempio in questa foto la ragazza ha dei piedi veramente molto belli, ma si vede chiaramente che l'asse del suo piede destro è sbilanciato rispetto a quello della scarpa. Eppure il motivo non è la mascherina ancora troppo dura, si vede chiaramente che è già stata ben rotta. Quindi, seppur ammorbidendo le scarpe incontrate questo problema, allora sono senza dubbio troppo strette e la volta dopo dovrete provarne un paio più largo. Secondo me non solo questa stortura non è il massimo esteticamente, ma in più potrebbe rendere la tecnica più difficile, farvi prendere dei difetti per compensare questo squilibrio e persino aumentare i rischi di infortunio. Il terzo metodo, tra virgolette, che sarà molto importante anche per la scelta del modello, è, come vi ho già detto, di fidarvi delle vostre sensazioni, soprattutto se esitate tra due paia. Ad esempio, un paio più lungo ma un po' più stretto e uno più corto ma un po' più largo potrebbero entrambi superare i test che vi ho appena elencato, ma molto probabilmente uno dei due vi convincerà più dell'altro, quindi starà a voi decidere quale preferite in funzione di come vi ci sentite. E arriviamo finalmente alla scelta del modello e qui il gioco si fa duro! Infatti ogni marca ne propone tantissimi e le marche sono parecchie, quindi è normale sentirsi un po' persi. Spesso si vede la separazione tra modelli per debuttanti e modelli per pre-professionisti e professionisti, ma in realtà i due fattori principali che li distinguono sono la durezza della suola, che può essere morbida, dura, tagliata, rinforzata, eccetera, e la forma della mascherina, che può essere alta, bassa, larga, stretta, rotonda, a V e così via. Già così c'è veramente da sbizzarrirsi e l'unico modo è andare nel negozio di danza più fornito della vostra città, armarvi di santa pazienza e provare tutti i modelli possibili tenendo a mente le regole seguenti. Iniziamo con la suola. Innanzitutto deve essere morbida. Non sfasciata ovviamente, un minimo di sostegno ci vuole e comunque vi farò vedere in un altro video come rompere le punte, ma già da nuove non possono essere di marmo, se no non metteranno mai il vostro collo del piede e le vostre linee in valore e come vi dicevo prima non è la scarpa che sostiene il piede ma il contrario. Salendo sulla punta la suola deve già tendere a seguire la curva naturale dell'arco plantare, la piattaforma deve toccare a terra il più possibile e l'asse che passa dal centro della caviglia deve essere perpendicolare al suolo col collo del piede che sporge in avanti. Senza passare completamente dal lato opposto ovviamente, ma intendo dire che la durezza della suola non dovrebbe mai impedire al vostro piede di articolarsi completamente e di farvi salire veramente in punta. In giro si vedono troppe suole di cemento armato che rimangono completamente dritte, troppe caviglie che rimangono indietro e troppe piattaforme che non poggiano completamente a terra e non c'è niente di peggio per la tecnica e niente di più antiestetico. E voi mi direte: ma tanto già in partenza non ho un bel piede, quindi non salirò mai bene sulle punte. Assolutamente falso! Anche se non avete il collo del piede dei sogni, non è affatto impossibile ottenere un bel risultato, ve lo assicuro, sono nella stessa vostra situazione. Il segreto è uno solo, basta semplicemente che la suola sia bella morbida e rotta nel punto giusto. Così però potrebbe porsi un altro problema, e cioè che le scarpe vi dureranno meno tempo, e se non è la vostra scuola o compagnia a fornirvele potrebbe diventare una spesa non indifferente. Ma niente panico, presto vi mostrerò anche le tecniche per far durare le scarpe più a lungo. Il secondo elemento che differenzia i vari modelli è quindi, come abbiamo detto, la forma e la dimensione della mascherina. La prima variante è la sua altezza e la regola più importante è che deve contenere le teste dei metatarsi, cioè gli ossicini tondi all'origine delle dita dei piedi. Infatti il suo ruolo è proprio di impedire al piede di andare troppo in avanti e se le dita non sono completamente contenute al suo interno non ci sarà nessun sostegno e rischierete di farvi male. Logico, no?
Anche una mascherina troppo alta però potrebbe essere problematica, allo stesso modo di una suola troppo dura, perché oltre ad essere sproporzionata rispetto al resto del piede, quest'ultimo sarà troppo trattenuto e non potrà articolarsi completamente. Riassumendo quindi, il minimo sindacale per quanto riguarda l'altezza della mascherina sono le teste dei metatarsi, e poi adattate in funzione di quanto è pronunciato il vostro collo del piede. La seconda variante principale è la sua larghezza, ma attenzione, qui non stiamo più parlando di X, doppia X o tripla X, ma della sua forma vera e propria. In effetti, indipendentemente dal numero di X, alcune mascherine sono più larghe e quadrate, mentre altre si restringono progressivamente verso la piattaforma. Qui la vostra scelta dovrà dipendere dalla costituzione del vostro piede e delle vostre dita. Un piede egizio o un piede romano, per esempio, avranno bisogno di forme ben diverse. In più, questa scelta è strettamente legata a quella della misura della scarpa. Infatti, anche all'interno di una stessa marca potreste aver bisogno di un mezza taglio in più o in meno, o di una pianta leggermente più larga o più stretta, proprio a seconda della forma della mascherina. Mi seguite? Per esempio, se un modello ha una mascherina leggermente più larga e quadrata, il piede avrà più spazio e scivolerà più facilmente dentro la scarpa, quindi potrebbe essere necessario prendere mezzo numero in meno o una pianta più stretta. E viceversa, se la mascherina è più affusolata verso la piattaforma, potrebbe essere necessario prendere mezzo numero in più o una pianta più larga. Se in questo momento vi sta scoppiando il cervello perché state realizzando il numero infinito di possibilità che esistono, tranquille, è normale. Semplicemente provate e riprovate finché non siete soddisfatte e se seguirete questi passaggi non vi sbaglierete. Apro una piccola parentesi, se avete paura di perdervi tra tutte le scarpe che avete comprato e che state provando, fate una tabella e per ogni paio segnate la marca, la misura, il modello, eccetera, e scrivete un breve commento in cui spiegate come vi ci trovate, così documentando tutto vi renderete conto più velocemente di cosa funziona su di voi e cosa no. Ok, abbiamo parlato della suola, abbiamo parlato della mascherina, benissimo, ma un altro elemento da tenere in conto per la scelta del modello è di farvi un'idea col tempo del tipo di linee che hanno i vostri piedi e in generale le vostre gambe, e ciò per metterli in valore il più possibile. Ve lo illustro prendendo come esempio due grandi ballerine. Avete un piede più sottile e allungato col collo del piede molto alto come Juliana Lopatkina? O un piede più spesso e col collo del piede più basso e molto arcuato come Tamara Rojo? Questa è la perfetta dimostrazione del nostro famoso concetto di base, e cioè che tutti i piedi sono diversi, e più avrete un'idea precisa del tipo di estetica che volete ottenere, più sarà facile scegliere il modello giusto per voi. Rendersene conto dall'oggi al domani è impossibile, ma di sicuro è importante piano piano prendere coscienza di cosa preferiamo vederci addosso per poter andare in quella direzione. Ed ecco qui che abbiamo visto in dettaglio tutti i punti principali, marca, misura e modello, ma per finire vorrei aggiungere ancora qualche sottigliezza che vi farà fare un ulteriore salto di qualità. Sempre a proposito della mascherina, vi avevo anche accennato i possibili modi in cui può essere tagliata sul davanti, e i due più comuni sono il taglio rotondo e il taglio a V. Da lontano ha un dettaglio praticamente invisibile, ma fa una bella differenza sull'aspetto generale della linea del piede e della gamba di cui abbiamo appena parlato. Infatti un taglio a V, che è più appuntito e che si restringe verso il basso, rende il piede più affusolato, mentre un taglio rotondo lo fa sembrare leggermente più largo. E per finire, l'ultima raffinatezza è l'altezza del tessuto di raso sui lati. Infatti in generale è brutto quando salendo sulle punte ne avanza troppo da poterlo pizzicare con le dita. Come si evita questo problema? Allora, intanto attenzione a non prendere una scarpa troppo grande, ovvio. Poi guardate l'altezza della fiocca del vostro piede. Se è molto alta, tipo Tamara Rojo, potete optare per un modello con un po' più di tessuto. Mentre se avete un piede molto sottile come Juliana Lopatkina, allora per voi sarà meglio un modello che ne ha un po' di meno. È una pignoleria dai professionisti, lo so, ma vi giuro che se fate attenzione anche a queste piccole cose avrete delle punte che vi calzeranno alla perfezione, come un guanto. Ed ecco qui carissimi, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo parlato di tantissime cose, perciò direi che è opportuno fare un riassunto. Se non l'avete già fatto, prendete carta e penna o fate degli screenshot delle schermate che seguono. Per prima cosa abbiamo definito le 3 principali caratteristiche di ogni scarpa, e cioè la marca, la misura e il modello. Per quanto riguarda la misura ci sono quella della lunghezza e quella della larghezza, e vi ho fatto vedere le tecniche infallibili per azzeccarle. Per quanto riguarda i modelli invece abbiamo visto che a loro volta si possono smistare in base a 2 fattori, e cioè la durezza della suola e la forma della mascherina. In bonus abbiamo visto come, accumulando esperienza, saremo sempre più abili a scegliere le nostre punte, in modo da valorizzare le nostre linee e per far sì che le scarpe formino un tutt'uno con il piede e con la gamba in generale. Per concludere vorrei darvi la mia opinione personale, e cioè, secondo me, la miglior marca in commercio è la Freed, soprattutto se volete o se già fate danza seriamente.
Essendo morbide sono le scarpe migliori sia tecnicamente perché obbligano il piede a lavorare per sostenersi da solo, che esteticamente perché lo valorizzano molto e gli permettono di articolarsi al meglio. In più la particolarità della Freed è che le scarpe sono fatte interamente a mano dai cosiddetti makers, cioè i ciabattini, che si distinguono con una lettera o con un simbolo sotto la suola, e ognuno ha il proprio modo di lavorare e di rifinire la scarpa, soprattutto per quanto riguarda la forma della mascherina e l'inclinazione della piattaforma, dato che sono proprio loro a batterle con un martello e non una macchina. Il punto forte della Freed è il rispetto delle sue tradizioni, infatti i makers usano praticamente lo stesso metodo di lavorazione e gli stessi materiali di 100 anni fa e ogni paio è unico. Ci sono dei documentari molto interessanti che fanno vedere tutto il processo di fabbricazione, se vi interessa vi lascio il link qui sotto. Perciò oltre alla suddivisione in modelli ci sono anche tutti i vari makers, ognuno con le sue leggere differenze, ed è qui che si spalanca un altro mondo di infinite possibilità. Si possono persino fare degli ordini su misura e chiedere dei ritocchi millimetrici. Tutte le professioniste fanno così perché per tendere sempre di più verso la scarpa perfetta sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. E per oggi è tutto carissimi, se questo video vi è piaciuto e se vi è stato utile mettete un bel pollice in su e condividetelo con qualcuno che pensate possa averne bisogno. Nel frattempo vi mando un bacione grande e al prossimo video, ciao!